Salve amiche ed amici, eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi in un nuovo live. Come vedete c'ho la camera sotto sopra, ma vabbè, fa niente, è poco estetico vedere i fantasmi in giro, ma che ce vuoi fa? Stiamo messi a così. Allora faccio questo live perché ho del tempo dopo i video che ho caricato su quello che è successo purtroppo a Las Vegas in Nevada e quello che è successo che è successo con il referendum in Spagna e in Catalogna, per rispondere alle domande, come dice il titolo di questo live, del nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram. Quindi un grande saluto a te Renzo Montagnani Everything ed un grande saluto a tutte e tutti voi che mi seguite dal vostro Sant'Enchan. Purtroppo curo poco il mio look, anche perché ha iniziato a fare fresco a Roma, fanno 13 gradi e sono le 23:45 circa. Il mio computer è un po' sfassato nei minuti, ma vabbè, chi se ne frega. Molti di voi non mi vedranno dal vivo, ma vedranno il mio filmato dopo. Stanno riscuotendo molti successi i miei live perché hanno da 40 a 80 visioni. Allora, come dire, passiamo a quello che sono le domande di Renzo Montagnani Everything, il nostro amico di Instagram. 1 2 3 4 domande mi ha fatto. Allora, la prima: che ne penso di Lizzy Green, che lui mi dice si scrive, però lo informo, non come mi ha detto green, ma green, cioè con una e finale. Non lo so, perché qua risulta che è di Dallas, Texas, Stati Uniti, che ha fatto dei programmi televisivi e lui mi impiegava un'altra espressione per dire che ho delle noie a tenere sul cellulare con la cassetta di sfere cinesi, ma vabbè, non ho un tripode. Lui mi diceva che è un po' come Elena, no? Elena degli antichi abitanti della città di Troia. Io non voglio fare un'allusione così diretta, primo perché non la conosco, secondo perché non voglio che mi censurino i guadagni, ma si sa che c'è stata una guerra nella città greca e poi Elena, dalla sua condotta ne derivò che tutte le donne che tradivano il loro compagno per andare a vivere con un altro fossero chiamate come Elena, Elena della città troiana. Io Lizzy Green non la conosco, è un'attrice nordamericana. La prima volta che l'ascolto in vita mia, non c'è, mi sembra, la pagina in italiano, c'è in tedesco, neozelandese, polacco e portoghese. Dice che ha lavorato, c'ha un manager che è di Los Angeles, che ha scoperto il suo talento e ha lavorato in Nickelodeon Kids. Ah, forse sarà per quello. Nick che è il Doneon Kids, è un canale televisivo per bambini. Quindi non so, ha fatto dei reality show o delle serie, dei telefilm per ragazzi, per adolescenti. Purtroppo non ho modo di soddisfare questa domanda, non avendo seguito che ne penso dei nomadi?
fra i libri che ho letto sui popoli nomadi c'è questo, perché come potete vedere, apprezzare, a parte i due stracci attaccati alla porta e le lenzuola sulla pedalera pedalatrice ellittica, sono pieno di libri. Anche nella parte bassa ci sono degli sportelli che si aprono e ci sono dei libri. Lì c'è una specie di credenza che nel mezzo piena di libri. Qua due biblioteche con tanti stanti pieni di libri. A me è sempre piaciuto leggere. Questo è stato un libro che ha comprato mia madre quando io ero proprio piccolino. Vediamo quando è stato stampato. C'è un odore a muffa indimenticabile. Nel 75 io avevo 6 anni circa, magari è stato stampato a gennaio, magari avevo più di 6 anni se è uscito a metà anno. Forse l'ha comprato nel 75 o dopo 76 77, ma io avevo, visto che sono del 26 gennaio 69, avevo 6 anni quando mia madre comprò questo e mi appassionò così tanto che decisi di iniziare a leggere di civiltà. Poi in casa mia sono sempre abbondanti libri di egittologia, archeologia, e poi ho cominciato a leggere di antropologia, di etnologia. Quindi questo è stato uno dei primi libri illustrati che ho letto sulle civiltà, soprattutto sulle civiltà primitive, cosiddette primitive, fra cui abbondano le società nomadi. Libro che per l'epoca era non solo costoso ma anche d'avanguardia, perché non c'era internet e per avere delle illustrazioni, vedete i nomadi dell'Africa, per avere delle illustrazioni dovevi comprare un libro così. È veramente illustrato molto bene le popolazioni nomadi dell'Africa e del mondo, anche dell'Himalaya, come si vede dalla foto lì, la vita selvatica selvaggia. Non so quanto sia costato all'epoca, credo 700 lire, una cosa. Neanche ci compravi un caffè negli anni 90 con 700 lire. Allora no, a parte scherzi, dei nomadi, il gruppo nomadi non so niente perché non li ho mai ascoltati. Non mi è mai piaciuto Sanremo, non ho seguito, io seguivo Fantastico per vedere Pippo Baudo dire Pippo Franco dire le sue freddure, e non mi è mai piaciuta la tele italiana. Mettevo Domenica In per i risultati delle schedine, si giocava molto basso in casa per non perdere soldi, quindi la volta che si guadagnava non si guadagnava niente. Io poi ho giocato anche all'otto, al totocalcio eccetera, però appuntavo molto al singolo risultato nell'otto. Una volta ho vinto 4-5 volte di seguito, ma ci appuntavo 50 lire, appuntavo tutto sui 4 numeri, e le poche volte che ho vinto, che ho avuto un ambo o un terno, ci ho appuntato poco, e invece ho appuntato troppo sul un numero, quindi ho ricevuto indietro quello che giocavo. 4.000 lire, 4.000 lire indietro ricevetti. No, ma dei nomadi ti posso dire molto poco. Adesso vediamo, per dare priorità alla scaletta, kebab o pizza. Ma il kebab l'ho sempre visto, però soprattutto visto che ultimamente ho problemi di colesterolemia, è una bomba di grasso. Allora io non ho nulla in contra del kebab, non è una scelta culturale, non è una scelta estetica gastronomica, è che c'ho troppo colesterolo, e invece mi concedo la pizza volentieri. Ogni tanto mia madre la prepara in casa, quindi neanche la compriamo, perché purtroppo io sono disoccupato e lei ha una pensione che è quello che è. Allora a volte la pizza compriamo quella già preparata congelata e la guarniamo noi, gli facciamo oppure la prepara direttamente mia madre. Ogni tanto prendiamo un po' a taglio e basta, niente, o una forma di pizza. Però preferisco la pizza perché
ti ripeto, il kebab non è che è cattivo. Io quando facevo vacanza a Miami fin da giovane, fin dal 78, quindi che c'avevo 9 anni, 10, andavamo a mangiare in un negozio che si chiamava Rascal. C'era sempre troppa gente, dovevi fare 4 isolati di fila, e si mangiava il roast beef in un panino affettato molto sottile, ripiegato. Quindi a me i panini di carne mi piacciono, poi però quella era carne bollita tipo pastrone. Comunque no, non ho mai mangiato il kebab in vita mia. In che modo ti truccherai per Halloween? Eh, allora, caro il mio amico Renzo Montagnani Everything, non lo so, non ho maschere purtroppo orribili. Io considero che Halloween non è nient'altro che una tradizione carnavalesca anglo-americana, perché le sue lontane origini si sono perse, e quindi non ho idea. Probabilmente da Capitan Sant'Enchan, perché ho molta fantasia. O dovrei fare da pirata, ma non ho, dovrei avere degli abiti per caratterizzarmi, ma non ho niente. Da molto che non mi vesto per carnevale o per Halloween. Anzi, Halloween non l'ho mai celebrato, ma per carnevale negli anni 80 che mi sono mascherato una volta. Poi volevo dire delle cose, visto che sto in tema di fare un video, che non mi sono state sollecitate dal nostro amico Renzo Montagnani Everything, però che io ve le dico lo stesso. Ho seguito in questi giorni, ho visto un po' di video, anche facendo molto tardi la notte, di Bilingo, che non so se si chiama Mario o Biglino, gli cambio nombre. Biglino Mauro Biglino, io gli cambio nome. Quasi quasi nel potere conferitomi da chissà chi, gli cambiavo nome. A quest'ora che in pratica sono quasi le 24, si dice qualsiasi cosa, no? Allora, visto che ho seguito dei video di Mauro Biglino, al quale saluto se mai guarderà questo video, ma non credo, non ha tempo. Beh, su molte cose concordo, sulle cose con le quali non concordo con lui, quando già inizia a parlare se ne esce per la tangente con i marziani, la genetica, i dischi volanti e chi più ne ha più ne metta. Però sulle contraddizioni veterotestamentarie e neotestamentarie sono perfettamente d'accordo con lui, in parte perché io sono sempre stato ateo e ho letto di tutti i culti religiosi, e questo ha fatto di me un ateo ancora più fermamente convinto. Io sono razionalista agnostico, parto dalla conclusione che come diceva le Divine Marquez, là dove avanza la scienza retrocede la superstizione, la religione. La religione non è più tale quando avanza la scienza, perché quando sai come succedono i fenomeni rimane superstizione. Le credenze religiose rimangono relegate alla superstizione quando già tu puoi trovare una spiegazione scientifica. Quindi sono perfettamente d'accordo con lui, innanzitutto perché è ateo, razionalista agnostico, e poi perché leggendo di culti religiosi nel mondo, sulle vie di mondi sconosciuti, ci fa vedere tutte le religioni dell'ecumene della terra, come anche in un'opera di Arnold Toynbee, l'eterna ricerca dell'uomo, che ci sono state migliaia di civiltà umane. Quindi, come dire, io sono perfettamente d'accordo con lui sul fatto che
non ci sia un'unica Bibbia o unici Evangeli. Per esempio, i Vangeli gnostici, perché dichiararli apocrifi? Sulla base di quali criteri? Il Vangelo di Filippo non lo dobbiamo leggere. I Vangeli eretici e apocrifi pubblicati qua, perché sono stati messi al bando e bruciati gli eretici e bruciati i testi apocrifi? Si iniziarono a bruciare i testi apocrifi ed eretici e poi a bruciare gli eretici, come hanno fatto i dittatori moderni. Allora, qua ci sono le apocalissi agnostiche di Adamo, Pietro, Giacomo e Paolo. E perché solo l'Apocalisse di San Giovanni Giovanea deve essere considerato originale e queste altre no? Le 5 apocalissi gnostiche qui pubblicate fanno tutte parte di quel tesoro di testi che fu trovato casualmente nel 1945 a Nag Hammadi e ha rivoluzionato da allora le nostre conoscenze sullo gnosticismo. E guardate, bellissimo libro, le apocalissi gnostiche. E poi la cena segreta, dulcis in fundo o qualcosa del genere, perché hanno bruciato i catari che hanno scritto la cena segreta, che era la loro Bibbia, la loro versione della Bibbia era la Bibbia dei catari. Sapete questo libro dove è stato ritrovato? Le peripezie della vita è stato ritrovato negli archivi pontifici, nella biblioteca vaticana. Era un libro top secret, lo tenevano loro, magari hanno trasformato le traduzioni che ai fedeli cattolici davano attraverso questo libro e intanto hanno sterminato i catari. Leggete quello che è successo in lingua doc. Solo una cinquantina di anni fa le dottrine e i riti della più importante eresia cristiana del Medioevo, il catarismo, conflitto tra principio del bene e il principio del male, creazione del mondo a opera di Satana, caduta degli angeli ribelli e loro imprigionamento nel corpo materiale, missione salvifica dell'angelo Cristo, cerimonia iniziatica del consolamente riservato ai puri, catari appunto, erano noti quasi esclusivamente attraverso le fonti inquisitoriali e gli scritti non di rado tendenziosi degli oppositori cattolici. Da quando nel 1939 l'erudito dominicano Antoine Dontain scoprì per caso alla Biblioteca Nazionale di Firenze, la Biblioteca Nazionale di Firenze, il libro dei due principi e un rituale cataro, è emerso a poco dall'oblio un significativo corpus di testi originali miracolosamente sopravvissuti alla distruzione, che hanno rinnovato la nostra conoscenza di questa grande religione scomparsa. Dopo la prima fortunosa scoperta sono infatti tornati alla luce un secondo trattato dedicato al tema dei due creatori e dei due mondi, uno ispirato scritto apologetico sulla Chiesa di Dio e un commento esoterico al Padre Nostro. Il presente volume riunisce tutti questi testi insieme alla cena segreta, apocrifo di origine bizantino-slava, che illustra il mito cosmogonico dei catari, e a una preghiera in occitanico al Padre degli Spiriti Celesti. Questo corpus di enorme valore storico spirituale rincompone finalmente davanti a noi i tratti di un grande movimento religioso che fu al tempo stesso un tentativo di ritornare alla purezza della Chiesa dei primi secoli, alla severità dei suoi costumi, all'austerità dei suoi riti, e forse l'ultimo affioramento in seno al cristianesimo di una prospettiva gnostica che aveva avuto nello gnosticismo tardo antico e nel manicheismo le sue espressioni più radicali, una prospettiva che la Chiesa avversò sempre e combatté con persecuzioni feroci, culminate nel grande rogo di Montsegur del 1244, vero sigillo dell'epoca catara. Quindi leggetevi questo libro. Questo è un estratto del Padre Nostro dei Catari.
Padre Santo, Dio legittimo degli spiriti buoni, che non hai mai ingannato né mentito né errato, né esitato per paura della morte a discendere nel mondo del Dio straniero, perché noi non siamo del mondo né il mondo è nostro, concedi a noi di conoscere ciò che tu conosci e di amare ciò che tu ami. La cena segreta, trattati e rituali catari, a cura di Francesco Zambon per la biblioteca Adelphi 332. Mi è costato 40.000 lire, che alla fine degli anni 90 era molto spendere 40.000 lire in un libro. Non so se mi spiego. C'era il Kalachakra il rituale di Kalachakra o la Svasta Tantra, non so, che era doppio o triplo di libro e costava 120.000. Non me lo sono potuto permettere. Vabbè che sono ateo, ma ho una grande collezione di testi religiosi. Allora, se avete delle domande, magari domandatemi qualcosa di specifico se avete letto al riguardo. Io sarò contento di rispondervi. Come vi dico sempre, i Vangeli apocrifi. Se avete delle domande, farò come bilingo, vi risponderò testo alla mano, soltanto quello che posso leggere, perché io sono ateo, quindi non interpreto. Se cadiamo nelle interpretazioni o nelle possibili traduzioni, ma io tengo conto soltanto di un'esigesi letteraria. Io sono ateo, quindi di un'interpretazione strettamente letteraria. Io leggo il corpo del libro, il testo, e poi lascio a voi l'interpretazione che potete darvene. Pla. Pla. Allora vi dico, cari amiche ed amici, mi raccomando, se avete interesse a che io vi parli di questi libri, fatemelo sapere. Ma la cosa che mi premeva di dire in questo momento, a parte che finalmente siamo riusciti a fare insieme le ore 24 e 6 minuti 24 circa, e che fa freschetto perché qua c'è un sacco di corrente d'aria, la porta si socchiude ogni tanto, e quindi passare dai 22-24 gradi che hanno fatto oggi ai 13 gradi per me, non so, non è che sia stecchino per le ossa io, però insomma non mi piace il freddo. Allora, per me la cosa più importante a quest'ora, che molti di voi c'ho un like e uno mi segue, quindi una persona mi starà seguendo ma non mi commenta, non dà dei segni di vita, ma vabbè, si vede che cavoli suoi. La cosa più importante per me è dirvi che io la penso come bilingue. Ci sono tante versioni, cioè questi sono appena 4 libri, ma i rotoli del Mar Morto, scolpiti in rame, credo, erano una caterva. Se si dovessero, io ho visto diverse pubblicazioni negli anni 90 dei testi del Mar Morto che sono stati scoperti negli anni 40. Ho visto che c'erano degli stessi testi, principalmente quelli più diffusi. Ogni casa editoriale, perché era la moda riscoprire lo gnosticismo, le eresie e i testi di Qumran, c'aveva degli stessi scritti, c'aveva più di un tomo diverso. Però se si potessero pubblicare tutte le possibili traduzioni, perché questo succede, sono idiomi che sono vecchi, sono antichi, sono magari si sono modificati col tempo, non sono più gli stessi, quindi ogni traduzione è buona e non si possono interpretare testualmente, si devono tradurre. Traducendoli ci sono delle possibili divergenze di significato. Allora magari ti esce fuori che tutte le traduzioni dei testi finora scoperti a Qumran è uguale a tutti i tomi che ho nella mia biblioteca.
sarebbe impossibile leggerli tutti quanti, quindi io ho soltanto letto 4, no, cioè due. In realtà tutte e due questi qua ne contengono, facciamo questi qua sono tutti i libri di Qumran. Molti libri sono piccolini, perché erano dei papiri piccoli di metallo, quindi non è che per libro si deve intendere per forza che ogni libro di Qumran abbia avuto 200-400 pagine, però voglio dire erano molti, e questo ci fa pensare che già soltanto all'interno del cristianesimo, con tutte le correnti, tutte le cose che ci sono, tutte le sette, già che si adotti un nuovo testamento e un vecchio testamento è arbitrario. Basta ascoltare bilingue cosa dice. Ogni chiesa, ogni confessione ha i suoi testi tradotti a suo modo, che molte volte i religiosi, il papa, i cardinali e tutto del cattolicesimo, ma anche di altre confessioni, non sono esperti nell'idioma in cui sono stati scritti i libri che loro stessi commentano ai fedeli, e i fedeli non leggono neanche la traduzione ufficiale del loro culto cristiano. Quindi sono dei ciechi che si fanno guidare da un miope, perché il miope non legge le traduzioni, non è in grado di interpretare le traduzioni nell'idioma originale, cioè non legge i testi nell'idioma originale, non li studia nell'idioma originale, se no che si fa passare da dei linguisti come Biglino le traduzioni, e i fedeli semplicemente si basano sulle predicazioni del reverendo, del sacerdote, del culto cristiano di turno. Quindi nessuno legge veramente il testo originale. È una cosa pazzesca. Sarebbe da prendere il vecchio e il nuovo testamento e buttarlo via, ma questo forse vale per molti culti religiosi. Ormai la scienza ha avanzato e può spiegare tutto quello che una volta era spiegato dalle religioni. Voi pensate che ancora c'è Zeus che lancia i fulmini, le saette, le scaglia verso il basso, o che sono dei fenomeni di elettricità statica? Purtroppo la gente continua a credere nelle credenze religiose e a dire di credere nelle scienze. Se credi veramente nel progresso scientifico, veramente il mondo continua a conservare dei misteri, ma allo stesso tempo questi misteri non sono di natura metafisica. Comunque, che dire, non vi voglio attolondrare troppo. Già sono 28 minuti che sto nell'aria. Ho risposto al nostro amico Renzo Montagnani everything, ho fatto un altro live, purtroppo vestito come un cencioso perché sto in casa, fa freddo. Tanto non ho mica 8000 spettatori a video che mi devo fare il figo o il fico e il fichetto, e quindi niente, ho fatto questo live, spero che vi piaccia. Se vi piace, come se vi piace qualsiasi dei miei video, mi raccomando, dategli like, mettete un commentario per fare sapere quello che pensate o per farmi delle domande, e poi soprattutto condividete il video fra i vostri amici, parenti, conoscenti, oppure se volete fare una cattiveria a qualcuno, un dispetto, condividetelo con i vostri peggiori nemici. Non so, condividete questo video con amici, con nemici, con amici immaginari, mandatelo nelle reti sociali, fate sharing, non so, scrivete degli hashtag in Twitter e mettete il link di questo video scrivendo hashtag Santenchan e chiocciola Santenchan, in modo che vadino anche al mio account di Twitter, come fanno molti miei amici e contatti di Twitter, che guardate i miei tweet in Twitter e cercate hashtag Santenchan e vedrete che ci sono delle persone che ogni tanto trovano degli hashtag per il mio video, caricano con il link gli hashtag e mettono hashtag Santenchan arroba
o arroba o chiocciola Sant'Enchan, in modo che postano twittano il mio video in tweet come se fosse un tweet loro, e la gente può trovare anche i miei tweet con l'hashtag Sant'Enchan e il canale del mio Twitter. Fate questo per aiutarmi a crescere il canale. Vi ringrazio di tutto, cari amiche ed amici. Grazie a te in modo particolare, Renzo Montagnani Everything di Instagram, per seguirmi, e dalla prossima. Adesso già temo di avere qua dice 30 minuti che sto dal vivo, 30 minuti, non ho più argomenti. Credo che per oggi una mezz'ora può essere più che sufficiente. Vi ho parlato ho risposto alle domande di Renzo Montagnani Everything, vi ho parlato di un tema extra e vi saluto. Ciao.